Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Inizieremo, siamo già qualche minuto in ritardo. Cominceremo con il terzo intervento di Hans Jakobsen, che è il creatore e managing director di Earmaster, e con questa terza lezione per vedere alcune funzioni avanzate di gestione del programma da parte dei docenti, cioè la creazione degli esercizi, la sincronizzazione sul cloud e il controllo dei risultati degli esercizi svolti da parte degli allievi. Hello to everyone, welcome back to the fourth and last day of Sentiamoci in Parma. We now will have the third lecture held by Hans Jakobsen, creator and managing director of Earmaster. And this lesson is intended mainly for teachers, because the lesson will deal with exercise creation, cloud syncing, and result monitoring. Have a nice lecture. Thank you. Good morning. I hope you have got the coffee you need to keep awake. Yeah. I can see some people are still sleeping. They are not here, it's not you. Today I will move on with some of the teaching facilities, the administrative facilities in Earmaster. And again, I invite you to try Earmaster, and if you send me an email, I will create a cloud user for you so you can get an extended trial period. I think so far about 7 people have written to me and been created. And your email address will not be used for anything. You're not being put on a news list or something. I'll only use it for this and throw it away, so don't worry about it. Ok, questa mattina ci occuperemo di alcune funzioni di gestione e amministrazione da parte del docente di Earmaster. Ancora una volta vi invita a visitare il sito e scaricare la versione gratuita. Normalmente la versione gratuita è a 7 giorni, però scrivendo ad Hans il periodo viene esteso a 30 giorni di questa versione cloud. Ci tiene a ricordare che non verrete inseriti in nessuna newsletter o insomma non verrete disturbati via posta. I realized that I never really showed where I come from. Ok, non ci ha ancora fatto vedere da dove abita Hans. This is Denmark. Sweden is over there. In fact, Björn is coming. He's teaching at Lund. So it's very close to Denmark. L'Università di Malmo è dove insegna Björn Roslund, che abbiamo avuto modo di apprezzare i giorni scorsi, mentre Hans viene dalla Danimarca. And I come from Aarhus, there, the second largest city in Denmark. Sì, è la seconda città più grande della Danimarca dopo Copenaghen. And this is our office. We are situated next to a yachting marina, and there are these 3 spikes on the building. We have the left one. Okay, questa è la sede della sua ditta di Earmaster, che è affacciata proprio su un porto turistico. And my office is this window. Okay. And this is the view. Morning. This is actually a recording. I made a time lapse. Let me see if it works. Time lapse one morning. So it's a very inspiring place to work.
È un posto che è un luogo che è fonte di grande ispirazione, come potete intuire. Let me move on to the real thing today. When you work with Earmaster, it's like it's the same procedure as you would do with normal paperwork. You create some lessons, which is called a course in Earmaster. You give it to your class. In Earmaster, you assign this lesson to a class or to individual students. Then the student will practice, and that can happen at home or wherever, because these assignments are synchronized through the cloud, and the teacher will get the results back automatically. So the procedure is the same, except that it happens automatically through the cloud. I'm going to show you each element today of this procedure. La procedura di progettazione di una lezione non è da un punto di vista concettuale diverso da quanto avviene quando ho progettato una normale lezione sulla carta. Quindi l'insegnante crea una lezione nel course editor e assegna questa lezione a una classe o a un singolo studente. Lo studente può esercitarsi con questa lezione ovunque voglia, perché i risultati di ciò che lo studente fa vengono immediatamente sincronizzati via cloud e il teacher e l'insegnante in tempo reale può vedere i risultati. And here is how the cloud is connected. The cloud you have there in the middle, that is out in the internet. That's computers running on the internet. And students are connected to the cloud, teachers are connected to the cloud, and in the cloud all the assignments and results are stored. So every time a student or a teacher runs Earmaster, they keep syncing with the cloud. So you can see the cloud contains the courses, exercises, results, statistics, and with the cloud you also control the licenses. The school can turn a student on and off where they have access to Earmaster. And with the cloud solution we have made, you only pay for the active users. So you can have 20 users 1 week and 100 users next week and 1 user the third week. And you only pay for the time that you have and number of users. Nella versione cloud tutte le informazioni che vedete risiedono sul cloud, quindi sia i corsi e gli esercizi, i risultati e le statistiche di ciò che fa il singolo studente e la gestione delle licenze. Quindi sia il docente sia lo studente si connettono a queste informazioni che sono sul cloud, non risiedono sul singolo computer, e quindi grazie a questa gestione via cloud potete controllare in ogni singolo momento, la scuola può controllare anche la gestione delle licenze, decidere che in quel periodo possono accedere agli esercizi, al corso, un certo numero di studenti in un certo periodo, altri studenti in altre, e aprire e chiudere le licenze come meglio vogliono. Let me show you how the cloud looks like. There is an administrative user interface where you can log in on a web page to manage users. Ora vi fa vedere come funziona il cloud visto dal punto di vista del docente, dalla pagina di amministrazione dove c'è appunto la gestione delle licenze. I don't know if it was connected. Okay.
cloud.earmaster.com, and I have created a test school called EM School. So I log into this school, and here I can see the overview. I have created a lot of classes, and I also here can see how many credits, and that's the unit that you buy and put into your account, and then it's like a phone card where you put something into your account, and every day it counts the number of users and calculate how much will be subtracted from this. Nella versione cloud si paga su quello che si consuma, diciamo così, è una specie di pay per view per certi versi, cioè viene comprato un certo numero di crediti e solo in base al numero degli studenti, quello che fanno e per quanto tempo lo usano, questo numero di crediti comprati dal docente o dalla scuola scendono in base all'utilizzo. E in questa schermata di amministrazione è possibile vedere quante classi sono attive, chi sono gli users, cioè gli studenti per ciascuna di queste classi, e ancora quanti crediti sono ancora disponibili. And for the license handling, you can see there are 50 users active, and it corresponds to a cost of 0.4 credits per day, which means that I have 1,933 days left with this number of users. Quindi qui è possibile vedere quanti utenti sono al momento autorizzati, quanto è il costo unitario, il costo è a giornata, e quindi quanti giorni sono ancora disponibili in base ai crediti indicati. One credit corresponds to one user in 1 year, so it's 1 user year. So here I have almost 80 user years, which means I can have 40 users in 2 years, or I can have 160 users in a half a year. It's flexible. Un credito è uno studente per anno, e quindi il sistema è flessibile in base a quanti studenti ho per anno. Here I have a list of my users with their username and what class they are assigned into. And this is the place where you can create users and delete users that will have access to Earmaster. Da questa finestra di gestione c'è una vista di revisione di chi sono gli studenti che hanno la licenza autorizzata, e da qui è possibile autorizzare nuove licenze o rimuovere quelle attualmente attive. Okay. So also you can see the role can be a student or you can be a teacher. E qui potete vedere il tipo di utente, che può essere o studente o docente. And when teachers run Earmaster, they have this extended functionality with the teacher. Earmaster will look different, and teachers can view results for students. Students cannot view results for other people, only for themselves. Ovviamente questa interfaccia è leggermente diversa a seconda che voi accediate come studente o come docente. Il docente può vedere il profilo dei vari studenti e i loro risultati. Lo studente ovviamente ha accesso unicamente al proprio profilo. I will go back to Earmaster, and then I will show you just quickly the procedure of creating a class, assigning it and using it and seeing the results. Vediamo ora abbastanza rapidamente la procedura di creazione di una classe, assegnazione degli esercizi e controllo dei risultati. I will quickly go through these 4 parts, and
and then I will go back to each of them to show you in more detail what you can do there. Faremo prima una rapida scorsa di queste 4 funzioni, dopodiché tornerai in dettaglio ad esporre ciascuna di esse. When I want to use Earmaster with cloud, I have to change the login. Accedendo come alla versione cloud devo cambiare la login. Chiaramente un conto è se accedete all'Earmaster che risiede sul vostro singolo computer, un conto è se accedete all'Earmaster, alla versione cloud di Earmaster, che è quella di cui abbiamo parlato finora. So instead of using the username on the computer, I want Earmaster to show a login screen so I can log in to my. Nella finestra di login appunto scegliete se state utilizzando la versione di Earmaster residente sul vostro computer oppure quella, la versione cloud di cui parlavamo poc'anzi. Okay. So I will restart Earmaster. And now I can log in. I will log in with my teacher. Lui sta facendo il login con il suo account da docente. Where is this? Okay. As a teacher, you have these extra functions here. Queste sono le funzioni riservate ai docenti. And to create a course, I use the course editor. Con il course editor è possibile creare un corso, una lezione. I click New Lesson and choose what kind of lesson it should be. I can add a title or it will automatically make one for me. Quindi lui sta creando una nuova lezione, sta scegliendo il tipo di attività che lo studente deve svolgere. È possibile dare un titolo specifico a questa lezione oppure ne viene generato uno automaticamente. And now, maybe you recognize this. In questo caso abbiamo scelto una tipologia di lezione che riguarda il riconoscimento degli accordi e ci troviamo di fronte alla schermata che abbiamo visto nelle giornate precedenti in cui definisco che cosa deve essere fatto. This is what I showed you the last 2 days, how well you can configure the exercise. So I will just quickly configure a course with one lesson and then show you how to move on. Okay. Ci siamo già occupati di questa parte, per cui velocemente Hans creerà una lezione e poi vi farà vedere come funziona la parte successiva. Di questa parte qui delle caratteristiche del singolo esercizio, per chi non c'era i giorni scorsi, è già stata trattata nei precedenti interventi. I will save my course. On the computer here. Che sta salvando, ha dato un nome a questo corso. And I'm done. I close the course editor. Now I will assign this course to a class. Col pulsante Class Administration è possibile assegnare questo corso che è stato creato a una o più classi, cioè a uno o più gruppi di studenti. Come dicevamo prima, una classe può essere un gruppo o anche un singolo studente. I will assign the course to class C because that's where I have created myself as a student. Sta assegnando a questa classe dove c'è anche lui come studente.
So I will choose this course, my Parma demo, and it tells me this is a cloud class. Do you want to upload this course to the cloud? Okay. Questo corso che lui ha creato sul suo computer, la finestra di dialogo gli sta chiedendo se vuole se vuole caricare sul cloud questa lezione che ha assegnato a questa classe. And it uploads and it's done. And now it tells me here the assigned course to this class is this new course I just made. Il corso è stato assegnato, quindi io selezionando la classe C vedo quali sono i corsi assegnati. In questo caso è stato assegnato appunto il Parma Demo, che è il corso che ha appena creato. I will log out and log in as a student. I run Earmaster again. A question so it is possible to create a course when you are not connected to internet and upload it at the second time? Yeah. Ok, quindi come avete visto il corso è stato creato, la definizione di che cosa deve fare lo studente può essere fatto in un qualunque momento anche se non avete una connessione internet. Nel momento in cui siete connessi a internet decidete di caricare questa lezione sul cloud e assegnarla alla classe. I will now log in with my student account. Ora sta accedendo come studente, quindi sta facendo finta di essere uno degli studenti della classe a cui è stata assegnata questa lezione. And this is the list of courses I have. This is not the course I just made. This was a course that has been assigned to me earlier in another demonstration. Okay. But because when a teacher assigns a course, it does not replace what you're doing. It just tells you, oh, there's a new course. I click here, it tells me your teacher has assigned a new course. Do you want to move on? So if the student has not finished the previous week's course, then the student can choose to finish this and choose when you move on. I answer yes, and now Parma demo shows up. I choose this. Con segnalava ad Hans, ora in versione allievo, che il suo insegnante gli aveva creato e assegnato un nuovo compito da fare, e con quella finestra di dialogo può scegliere e decidere se iniziare quel lavoro oppure no. I can still practice with all the other possibilities when I want, and then I can choose when I want to work with this assignment. Naturalmente lo studente può ancora lavorare con le lezioni precedenti, e quando decide di passare alla nuova lezione è sufficiente che la selezioni. Also notice that all these functions down here, they are gone. I'm a student now, I don't have these. Okay. Siccome noi siamo entrati come studenti, la finestra che vedevate in basso a sinistra, dove c'era la possibilità di selezionare da parte di un amministratore come un insegnante che cosa fare, a questo punto ci sono informazioni che scorrono e non esiste più nessuna possibilità di scegliere, perché l'utente collegato in questo momento è lo studente e non il docente amministratore. Now this is the automatic text that was generated. When I created the lesson, I did not type anything. No title, no description. So Earmaster will automatically generate a text. If you don't like this text, you just write your own. Okay. Il testo che scorre è qualcosa di generato automaticamente, ovviamente potete decidere di mettere un testo personalizzato. And I will begin. I chose there should be 5 questions in this exercise.
So I will be answer something wrong too. And now I've answered 5 questions and I click finish. It will tell me it was very good. I got 80% correct, only 1 wrong question. And since there are no other lessons in this course, I can have no options than taking that again. Allora lui ha svolto il compito assegnato e era stato definito che gli accordi da riconoscere in questo caso dovevano essere 5. Alla termine di questi 5 accordi proposti, chiaramente come avete visto nelle lezioni precedenti, è possibile decidere che l'accordo venga proposto in maniera ascendente, discendente, con i suoni suonati simultaneamente, insomma questo è definibile. In questo caso erano, come avete sentito, proposti melodicamente i suoni che formavano l'accordo. Una volta terminato l'esercizio non ci sono altre possibilità, perché non sono state definite altre attività da svolgere, solo questa, e l'unica possibilità che ha lo studente, una volta che ha visionato le statistiche di quante risposte corrette o errate ha dato, è quella di retake lesson 1, cioè di ripetere questa prima lezione. Now the results for this lesson is already uploaded to the cloud. It happens in the background. As soon as you finish a lesson, the result is stored on the cloud. Nel momento in cui lo studente ha terminato la lezione, le statistiche dei suoi risultati sono immediatamente disponibili sul cloud. On the cloud, the teacher can see just statistics or the single answers. I will show you now, because now I am done as a student. Another question is, if the student takes the same exercise several times, he gets only the best statistics mark, or okay, let me try to do this same lesson once again. I try to be careful to answer wrong. Oh, sorry. Just to show you, now I have completed this twice, and this result was not so good. I will log out, and this result has now been uploaded to the cloud too. Ok, quindi lo studente ha fatto 2 volte questa lezione, la prima volta era in maniera abbastanza buona, con un 80% di risposte corrette, la seconda volta in maniera pessima. Adesso Hans sta entrando nuovamente sul cloud come docente e vediamo che cosa vede l'insegnante di quello che ha fatto l'allievo. I log in as a teacher and I can go to this student result overview. Il terzo pulsante appunto dà appunto la possibilità di controllare i risultati dello studente. Where did it go? Not a good example. Now I have the user list that you saw on the cloud. Questa è la lista degli studenti. I can choose what users I want to see. Scelgo quali tipi di studenti, quale classe, quale gruppo, quale studente visionare. I will choose class C, which is my class. And I can see for each user here the last result, the total calculation of the results, and for this user I can see a list of all lessons completed. Ok, selezionando nella prima schermata in alto vedo le statistiche generali di ogni studente e i risultati dell'ultima lezione. Selezionando lo studente in basso
posso vedere in dettaglio che cosa ha fatto in ciascuna attività svolta, quindi qual è stato il suo risultato. Do you have a question? Is there any possibility for the students to choose which part of their results are to be seen by the teacher? Because I can imagine, for me as a student, it would drive me quite nervous to know that my teacher sees all what I do. And it's not a training mode for me. So is it possible to have a training mode without results and to have a test mode which is also shown to the teacher? Right now, all results for the assigned courses are uploaded, but normally the teacher will only see the best result. Let me show here. This is my user, and this is the course I just completed, the lesson I just completed. It shows the best result. But it does show that I had 2 attempts. So it shows that there were more attempts that were not so good. And if you want to see that, you can do it. You can choose show all attempts. Okay. Normalmente la domanda era se c'è un modo per cui lo studente possa decidere di esercitarsi senza far vedere al docente il risultato di tutti i suoi tentativi. Normalmente il docente, quando apre la schermata e seleziona il nominativo dello studente, appare il suo risultato migliore e il numero di tentativi, cioè quante volte è stato svolto l'esercizio. Poi, con un ulteriore passaggio, con il pulsante Show Attempts, cioè mostra tutti i tentativi, è possibile accedere a questo tipo di dati. I know that some students does not like that the teacher can see that, and we already have it on our list to make different types of lessons where it can be a test or a practice lesson. So the teacher only sees the results of the test. Sappiamo che che gli studenti magari non hanno piacere che l'insegnante veda che cosa ha fatto nei primi tentativi di un esercizio, quindi hanno allo studio la possibilità che lo studente, nel momento in cui inizia a lavorare, decida se ciò che sta facendo è qualcosa che è un test, una prova per lui, o se è l'esercizio invece da presentare al docente. Right now, a lot of results are shown here because it's all results, but I can filter for a time period, or I can filter to show only the courses that I want to look into. So this is the Parma demo. I can choose to see only those results, and now it's different. You can see all the users, they have no results in this course. Nel momento in cui io seleziono un utente, in questo caso uno studente, e vedo i risultati di tutto ciò che lui ha fatto. Chiaramente questo può essere desiderabile oppure no. E le finestre, i menu in alto permettono di utilizzare dei filtri, quindi io posso vedere solo i risultati degli esercizi fatti in un certo periodo di tempo, in certe date, solo i risultati che riguardano certe tipologie di esercizi e magari non altre. Another way to see more details, this toolbar, with this toolbar you can choose what activity you want to view the results for. Right now I've chosen the star, it means all of them, but if I click on a specific activity, more results, more details will be shown. I'll click on the chord and notice down here, it will give you a statistics of each chord type. So if you have a list of lessons with chords, you can actually see where the problems are.
what chords do the students have problems with. You can quickly look through the uses and see, it's the minor. We have to talk more about this in the next class. Okay. E selezionando un allievo dai pulsanti in alto posso anche decidere di filtrare questi risultati per tipo di esercizio, quindi decidere di vedere i risultati per tutti gli esercizi che ha svolto o in questo caso solo per esempio quelli del riconoscimento degli accordi. Mi vengono mostrate appunto le statistiche totali, quelle migliori e quelle peggiori. Selezionando tutti i tipi di esercizio posso avere una rapida visione di quali sono diciamo, i punti deboli e i punti di forza invece di ogni singolo allievo, cioè dove deve lavorare di più l'allievo perché magari in una tipologia di esercizio ha dei risultati particolarmente bassi. Let me go into more detail about each point of this. Now I have shown you each part in the progress. I will go into more detail with the course editor now. Abbiamo visto rapidamente tutti questi 4 punti, dalla creazione della lezione fino al controllo dei risultati. Ora Hans entrerà più in dettaglio in ciascuno di questi punti. A lesson consists of several elements. The exercise setup, that is the configuration of the practice part itself. And that is what I have shown in the previous workshops. The setting screen is exactly what I have shown. But when you create a course, you create lessons, and a lesson contains an exercise setup, but it also contains a title, a description, and some settings to control how many percent is needed to pass this lesson. What should happen if I pass, or if I not pass, should it move back to another lesson, and so on. Una lezione è formata da diversi elementi. La parte principale, quella sulla destra, che è l'impostazione dell'esercizio, che è quello che ci ha fatto vedere Hans nelle lezioni dei giorni scorsi. Quindi scelgo un esercizio, scelgo come viene svolto, tutte le impostazioni della tipologia e di come in pratica viene svolto l'esercizio. E oltre a questo, io al mio esercizio, alla mia lezione, devo dare un titolo e una descrizione di ciò che viene fatto. Inoltre devo decidere una serie di impostazioni per stabilire quando lo svolgimento dell'esercizio viene considerato soddisfacente, cioè posso dire non è possibile andare all'esercizio successivo finché io non ritengo che lo studente sia arrivato a un livello soddisfacente perché è arrivato almeno a soddisfare questi parametri che io ho impostato. In a course you can create as many lessons as you want, and that can be a lot of lessons depending on how much you put together. So you can group the lessons in modules. All'interno di un corso potete inserire tutte le lezioni che volete, non c'è un limite al numero delle lezioni. Inoltre queste lezioni possono essere raggruppate per moduli. A module is simply a heading, a title for a list of lessons. Il modulo non è altro che il titolo di un contenitore che raggruppa tutte le lezioni di una certa tipologia. Let me go back to the course editor.
empty course. There's a module created already, but I would give it another title. Questo è un corso che al momento è vuoto, c'è un modulo già creato e sta cambiando il titolo del modulo. So I have a module where I want to create some lessons that goes into a theme. So I'll create a module now with very basic. I like keeping it basic. That's the level where I can go for it. But it can be anything, any thing you want to put together. And in this module I now add a lesson. Allora, ho creato un modulo che appunto si chiama intervalli di seconda e di terza, un modulo molto semplice, però all'interno di questo modulo può esserci tutto quello che voi volete mettere, perché appunto il modulo è un contenitore di varie lezioni. I first want to make an interval identification. Per cui la prima attività che sta inserendo all'interno di questo modulo è un lavoro sul riconoscimento degli intervalli. Actually, I think I will make it an instruction lesson. It means a lesson with text and examples, but no practice. Quindi oltre a dare un titolo a questa lezione, lui fornirà delle istruzioni, quelle che sta scrivendo ora, per spiegare allo studente quello che deve fare, cioè qual è lo scopo della lezione. So this is an introduction to what is going on in this module. There's nothing else to it. I can still configure something because the examples, I can choose what should be shown in the examples. So, a questo punto lui sta configurando quello che deve essere fatto all'interno di questo esercizio di riconoscimento degli intervalli. So I have an introduction where you can hear example on second and third intervals. Then I create another lesson, and this should be a practice lesson. Quindi questa prima lezione era introduttiva, in cui venivano mostrati gli intervalli selezionati. Fatta questa prima lezione introduttiva dove si spiega allo studente quello che deve fare, ora sta progettando invece una lezione in cui lo studente si deve esercitare in prima persona. So, for the good students who think this is too easy, it will be annoying to have a lot of questions, maybe. So what I can do is choosing, there should only be 6 questions, forced questions. But if you're not answering it right, you can set a number of supplemental questions. È possibile impostare il numero di domande che verranno poste allo studente durante la lezione, oltre a un numero di domande supplementari nel caso in cui le risposte dello studente non raggiungano lo standard minimo che noi andremo a impostare. And if I enable adaptive questions, it means every time I answer something wrong, if I answer the third wrong more than the second, it means that the third will come more often. Okay. Le domande possono essere adattabili al problema specifico dello studente. Nel momento in cui il software si accorge che lo studente sbaglia un intervallo di terza, le domande successive presenteranno più spesso l'intervallo di terza rispetto ad altri intervalli. Because this is a training lesson, I set the passing threshold to 0, so the user can always move on to the next lesson. So
it's as long as you practice, it's nice to run through a flow of different lessons where you can work with the same material in different ways. So I will allow the user to pass no matter what the result is. Siccome questa lezione qui è intesa come un'esercitazione, non viene fissato un limite minimo senza il raggiungimento del quale lo studente non può proseguire a un'altra lezione. In questa tipologia di lezione può essere desiderabile appunto che lo studente possa esercitarsi quante volte vuole, provare e vedere come sono le proprie risposte, senza fissare un limite minimo al di sotto del quale non sia possibile proseguire. I will create another lesson, and this time I want to have another point of view for the intervals. So I choose interval singing. Sempre sul lavoro degli intervalli, per avere un altro tipo di approccio, sempre su questi intervalli di seconda e terza, a questo punto viene creata una lezione sugli intervalli cantati. And I will have the same settings with a number of questions, and it's only a practice lesson. So we will practice ascending, singing, ascending intervals. And to have a third way of working with intervals. Now, this is just a test of a progression. You would probably do it in another way, but it's just an example of how you could do it. I want to have some melodic side singing where the intervals to sing is always a maximum of a third. So it will always be either a second or a third. Questo è un esercizio di lettura cantata a prima vista che viene impostato in modo tale che l'intervallo più ampio proposto sia un intervallo di terza maggiore. Come avete visto nella schermata precedente viene impostata l'ambitus, cioè l'estensione in cui si dovrà cantare. And finally, I want to end this module with a test. And the test should just be a multiple choice test. There will be no extra questions, no adaptive questions. It means that each multiple choice option will appear the same number of times. If I choose two different intervals and I have 6 questions, it means that each will appear 3 times in random order. Ok, in questo caso ci sono 6 domande con 2 tipi di intervallo, non stabilendo di avere domande ulteriori, e verranno utilizzati questi intervalli ripartiti in questo modo. Quindi 2 tipi di intervalli, 6 domande, avremo 3 intervalli per tipo. I will set the passing threshold at 90%. È richiesto che lo studente risponda correttamente ad almeno il 90% delle domande. And if the user fails, if the user gets less than 90%, the user should go back to the second lesson and go through this loop once again. Nel caso in cui lo studente non raggiunga il minimo richiesto, decido che cosa dovrà fare. Quindi in questo caso dovrà tornare a quella lezione e continuare a farlo finché non lo raggiunge un livello soddisfacente. I also want to turn it into a test in a way it would happen in the classroom. So it will give an automatic new question. Every time you have answered one question, it will
give you a new question 2 seconds later. It will automatically replay, in this test here, it will automatically replay the interval every 4 seconds. Okay. And it will only be played 3 times. Ok, sta impostando che vengano proposto un nuovo intervallo 2 secondi dopo che viene data la risposta corretta e c'è una nuova domanda dopo 2 secondi che viene data la risposta corretta e che la proposta venga ripetuta dopo 4 secondi. And finally, if I didn't answer within 15 seconds, it will just move on with the next question. In questo caso è anche stato impostato che se entro 15 secondi non viene data una risposta corretta, il software farà una nuova proposta. I can disable what method to input, but I will let it be open for the user right now. Okay, anche qui posso decidere come verranno date le risposte, cioè con che mezzo verranno date le risposte dall'allievo, quindi se col microfono, con una tastiera MIDI collegata, con il rigo, con il diagramma del pianoforte o con potendo scegliere fra risposte multiple e così via. Okay. Now I have made one module that works with intervals. When you saw the last workshops, you have seen all the different kinds of exercises you can make, and you can mix any lessons in your own modules just as you want. So this is just to make a very simple example showing that you can mix different activities together in one module. Chiaramente questo è un esempio molto semplice, ma è possibile, come potete intuire, mescolare diversi tipi di attività all'interno dello stesso modulo. I will save it. And let's say that where did the title go? How do I close it? Here. Let's say this was a course made for specific students. I have made one course for the class, then I found, or I know, some students need something extra in addition to the class. So I want to assign this course only to specific students. I go to the user administration, and this is my student, and I can assign a course. I can also select multiple users, assign course. I will assign it now to 3 different students. Questa è la finestra di assegnazione. Una volta creato il corso posso decidere a quali studenti assegnarlo. The new course, Parma Demo 2. Again, it will ask if I want to upload it to the cloud. I answer yes. Okay. A questo punto ha deciso di assegnare questo corso appena creato a questi 3 studenti selezionati. Ovviamente la selezione può essere su un singolo studente o multipla. E nell'ultima finestra di dialogo veniva chiesta conferma del fatto che il corso venisse assegnato effettivamente e caricato sul cloud. A quel punto automaticamente gli studenti si troveranno questo corso assegnato. You can see what courses are assigned to each user. All users in the class, they have the Parma demo assigned, also me, but these 3 users have another course assigned also. Sì. Quindi in generale tutti questi studenti, tutto questo gruppo di studenti avrà il Parma Demo come corso assegnato. In più quegli 3 studenti lì, magari perché hanno bisogno di un lavoro
del lavoro extra, hanno assegnato anche quel corso extra come lavoro di approfondimento, può essere. Quindi è possibile personalizzare all'interno di ciascuna classe il lavoro per il singolo studente in base alle sue necessità. Now I will log in as a student again. Ora sta entrando come se fosse uno studente. I have still this Parma demo assigned to the class. Then I have an old assignment by the teacher, but there's a letter here telling that something new was assigned. Quindi ho, come tutti gli altri studenti, assegnato il modulo Parma Demo, ma è apparso anche una nuova lezione perché stiamo entrando come uno di quei 3 studenti a cui è stato assegnato il lavoro extra. I answer yes, and now I moved on to the next one. And here I have my module. There's only one, but there could be a list of modules here. And in this module I have these lessons. Sulla destra della schermata vedete il modulo, al momento ce n'è solo uno perché abbiamo intervalli di seconda e terza perché abbiamo creato solo questo, e nel riguardo sottostante vediamo all'interno di quel modulo quali sono le attività da svolgere. Let me try it. This is my text I wrote. Okay. Nell'esercizio appare sulla sinistra l'introduzione, il testo che è stato scritto prima, in cui possiamo mettere tutto ciò che vogliamo per spiegare allo studente cosa deve fare. I can hear examples of what this module is all about. Se vi ricordate, la prima lezione aveva lo scopo appunto di introduzione, cioè di far sentire i diversi intervalli di seconda maggiore e di terza maggiore. If it had been a rhythm exercise, I could see and hear examples of the rhythms. Se avessi fatto un esercizio ritmico, allo stesso modo avrei potuto ascoltare esempi costruiti con i ritmi sui quali ho definito di lavorare. If the module was about a classical piece where you work through small sections of bars, I could, in the introduction, include the whole musical piece and allow the user to hear it in total. Nel caso in cui negli esercizi ci fosse da lavorare su singole sezioni di un brano, potrebbe essere un'idea quella di mettere nell'introduzione l'intero brano da ascoltare. There's no begin button, it's just an introduction lesson, so I click next and it moves on to the first real lesson. Siccome qui lo studente non deve fare cose particolari se non ascoltare gli intervalli proposti, può decidere in qualsiasi momento di premere il pulsante successivo, cioè next, e di andare all'esercizio successivo. I did not write any text, so Earmaster automatically adds a text, and I know this is something you would not use when you are above the very first step, so please write your own text and then this Nel one. caso in cui non venga definito un testo dal docente, Earmaster ne ha uno standard per la tipologia di lavoro. Ad esempio qui, siccome è un lavoro sugli intervalli di seconda e terza maggiore, vengono riportati alcuni esempi di brani che iniziano appunto con questi intervalli. Naturalmente siete liberi di scrivere tutto quello che volete in base al vostro sistema didattico. Okay, I did not choose any input method, so as a user I'm free to Perché non ho definito un modo specifico per inserire le risposte, l'utente, quindi in questo caso lo studente, è libero di decidere come inserire le risposte. Quindi se con una risposta multipla, con la tastiera del pianoforte, insomma, come vuole, col diagramma della chitarra, con l'input MIDI, eccetera. It shows here there are 6 questions.
and 18 extra. That was what I chose in the lesson. In quello di quadro vengono indicate quante domande verranno proposte e quante extra saranno disponibili. So, if I answer everything correct, I will only have 6 questions. Per cui se le risposte sono tutte corrette o che comunque raggiungono lo standard definito dal docente, avrò unicamente 6 domande. Nel caso in cui non si raggiunga lo standard richiesto dal docente, ci saranno quelle ulteriori domande di lavoro extra. I answered everything right, so I'm done with 6 questions. I finish, and I can choose to move on to the next lesson or repeat it if I want. Okay. A questo punto la lezione è stata conclusa con successo perché è stato raggiunto il livello minimo richiesto dal docente e lo studente può scegliere di ritornare dalla prima lezione, che era quella dimostrativa degli intervalli, ripetere questa lezione appena svolta oppure procedere con la lezione successiva. Next exercise was interval singing. L'esercizio seguente riguardava l'intonazione degli intervalli. It looks like all settings was reset. So. Automaticamente si apre l'impostazione la finestra di impostazione del microfono. So in interval singing, the task is to sing an interval above or below a tone. So I get the first tone. If you have the music theory, you can see the notation when you sing, so you can cheat this way, but then the teacher will have to disable these input methods, and in fact you can, with these input methods, you can also type it in this way. In questo caso è impostato in modo tale che sia possibile inserire le risposte in qualunque modo, quindi anche con la tastiera del pianoforte o col diagramma della chitarra. Naturalmente, trattandosi di un esercizio di intonazione, l'insegnante andrà a disabilitare modi di inserimento della risposta che non siano quelli attraverso il microfono. And now you're going to ask, why does it transcribe it as a third? Yeah. Yeah, it was transposing. I just wondered if it was something, but it could be an imprecise recognition of my voice. It were not the note names of the notes you sang while testing. I didn't notice, but yeah, it's something. It's the detection of from the microphone is much more stable if you are not on a stage. But I'll be happy to try it with you afterwards. It's in general it works very well. Yeah. Yeah, this is not correct, and it's of course this is transcribed as a third, which is not a major second. We have worked a lot on getting things right, theoretically correct. So I'm not sure why this happens.
I answered something wrong, so I'll get more. I have now answered 7 questions, and because something was wrong, it will extend it a bit until I reach this 90% suggestion score that was set in the lesson. Ok, siccome aveva sbagliato qualche risposta, il programma sta facendo delle domande ulteriori. Takes a long time. Yeah, I'm not the right one to demonstrate these pitch-based lessons, but you can see how it progresses and how it works. And I'll move on to the final test. It moves on automatically. You can see here how much time you have, how many repetitions. I have 6 seconds left. I can choose to manually play it again if I want it earlier, but as soon as the number of repetitions has been used, the play question is gone. Okay. Qui state vedendo l'impostazione del tempo massimo in combinazione con il numero massimo di proposte, quindi quando uno delle 2 impostazioni viene raggiunta per prima non è più possibile riascoltare la proposta. Quindi la proposta verrà suonata per tot volte al massimo e con un tempo massimo, chiaramente come abbiamo visto prima definibile dal docente, all'interno del quale lo studente deve dare la risposta. There's no way to stop it. This is a test. You can exit Earmaster, of course, and then it will store the results of how far you got, so the teacher will see that you actually made an attempt there. Chiaramente una volta che noi impostiamo la proposta, il fatto che il programma continui a proporre in maniera automatica questa domanda, e non c'è maniera di fermarlo, chiaramente se non uscendo dal programma, e chiaramente il docente vedrà che cosa è stato fatto, cosa ha fatto l'allievo fino a quel momento, fino al momento in cui ha abbandonato la lezione. I skipped one lesson. That will be easy for the teacher to see, but I have been through this course. And I will log in as a teacher again. Stiamo entrando nuovamente come docenti, quindi come amministratori. I choose this Parma demo, which is the new course I made. I can see what results I have achieved. Ecco, è possibile vedere i risultati di questo corso per ciascuno studente. Adesso stiamo andando a vedere nel dettaglio di ogni lezione che cosa è stato, quali sono stati i risultati dell'allievo. I can see here I completed, well, lesson 1 had no results because it was just an introduction lesson. Chiaramente la prima lezione, che era dimostrativa, non aveva alcuna domanda, quindi qui non c'erano problemi. In the first module I've completed lesson 2, 3 and 5, and these are the results. All'interno del primo modulo l'allievo ha completato le lezioni indicate e sulla destra ha trovato i risultati per ciascuna di esse. Il numero di volte che l'ha fatta, attempts, e i risultati. That was the full flow of how to use. Are there anyone having questions about
how everything works with courses, assignments, cloud, and so on. Yes. I've seen that you have a huge amount of personalization when you build a lesson or a course. Do you have general presets of personalization, or can you memorize your own presets in several fields? There's not a preset, but it will, when you create a new lesson, it will be based on something you created just before. So, yeah. So it will. Oh, I shouldn't have exit. I just wanted to go to this. Maybe you noticed when I added the second lesson, it already suggested the same settings as the previous. Yeah. And when I create a new lesson, I actually have 2 tabs here, an extra one telling me both where to add it, but also if you should copy settings from another lesson. So I just need to La domanda change. è se le impostazioni stabilite dal docente possono essere copiate, diciamo così, clonate da una lezione all'altra, e infatti sì, perché in questo caso qui quando io faccio una nuova lezione posso scegliere le impostazioni da una lezione creata precedentemente. Quindi una volta che io ho stabilito che lo studente farà questo esercizio con un certo numero di ripetizioni, che dovrà avere almeno una percentuale minima di risposte corrette per passare a quella successiva, e tutte le altre impostazioni che abbiamo viste prima, non è necessario ripetere e ridigitarle per ogni singola lezione, ma possono essere copiate da una lezione all'altra. Other questions? I can't show you when it becomes more advanced. This is our jazz course. Now the screen is too small to show everything, but there are here are melody extracts. So this is a large course with a lot of modules, a lot of lessons, and each lesson is a full configuration with a lot of melodies. So there's a lot of work in making a large course, but hopefully if you make something you can share with others, or you can reuse it yourself. But when you make something for your students, it will not be this big. It will just be a few lessons for the next week, for example. Chiaramente, come abbiamo visto prima, quello che abbiamo visto prima è un esempio molto molto semplice, ma come vedete qui ci possono essere lezioni estremamente più elaborate, e è qualcosa che voi potete definire, predefinire in un qualunque momento e assegnare, mostrare all'allievo un po' alla volta. Are there already predefined lessons? Earmaster comes already with some predefined lesson or not? All of these lessons, you can also use them in your own course. So all these lessons in the jazz course, you can use them, or Ci sono alcune lezioni già predefinite che già in dotazione con Earmaster. I would Yes. like to ask a question. Talking about the voice, is it possible to have, for example, 4 microphone and singing directly, 4 people, for example, soprano, contralto, tenor and bass,
And No. have a, no. Only one. Only one. One microphone, one voice at the time. Yeah. It only detects one pitch at the time. Yeah, because it would be interesting, I think, in real time, to have this experience. I think to put, for example, a bicinium, two voices together, and to see what is going to happen. Talking about intonation, especially. Yeah. Yeah. Well, it's just Good idea. La domanda era se era possibile cantare a più voci contemporaneamente, ma la risposta è no, solo una voce alla volta. Poteva essere interessante nel caso di brani a più voci, bicinia e cose simili. I have a gift for you, everyone that kept awake. We made this small gadget in Earmaster. We call it a pitch boy. It's a chromatic tuner. Some of you might not find it useful, but it has a small screen showing what note it detects as a microphone built in, and when it hears a tone, it will detect what tone it is and how precise it is. So you can tune a guitar after it, but it is tempered tuning, so not just tuning. So it's not so useful for some situations. Okay, But I got a lot of them with me here. They are in black and white, so you can choose. Questo è un regalo che ci fa Hans a tutti i presenti, sono i intonatori cromatici che possono essere comodi per accordare alla chitarra un altro, che indicano la nota che viene eseguita e la precisione dell'intonazione della nota. Ci sono in versione bianca e nera e è un omaggio per if you can help, there's white in one bag and black in another bag, so everyone can have one. Thank you. It's very kind of you. And I think I think that will be enough. So if you have a colleague you would like to give it to, you may take an extra one. I have about 50 of them. Ce ne dovrebbe essere abbastanza per tutti, probabilmente ne rimangono anche. Se sapete di un qualche vostro collega che è interessato, potete tranquillamente, se ne avanzano, prenderli senza problemi. Finally, I invite you to tell your students that I've made a special discount code from our web shop. If you would like to buy Earmaster, or your students would like to buy Earmaster, if you go to our web shop, it will only work on our web shop at earmaster.com. There are other places where you can buy Earmaster in the physical stores in Italy and web shops, but only on this one it will work. And in the order you can simply type in this. There's a special field to type this in, and then you will get 20% discount until the 19th of February. Okay. Questa è un'offerta che ci fa Hans, cioè fino al 19 di febbraio acquistando Earmaster direttamente dal sito di Earmaster. Ricordate che Earmaster è venduto attraverso anche altri canali, quindi lo trovate anche nei negozi, lo trovate su altri siti web, ma acquistandolo direttamente da Earmaster, studenti o docenti che lo acquistino entro il 19 di febbraio, digitando Parma 2016 nell'apposito campo per l'inserimento di eventuali promozioni, è possibile ottenere il 20% di sconto. And if you would like to notify your students at your school, I have these posters in Italian. There are not many. I had a limited weight on the plane down here, so it's only 7, I think. But
Ci sono anche alcune locandine, alcuni poster che potete prendere se sapete che nella vostra istituzione qualche studente sia interessato per poter diffondere la cosa. Eventually you can put on a sticker with this code and tell your students that this discounts here. I will put it at the table down there so you can pick one if you want. Sì, li trovate sul tavolo qui dove è esposto il materiale, qui a sinistra del banco. But that's all I have for now. If you might have more questions, you're welcome to They're talk with asking me the difference between Earmaster, Earmaster's teacher. Sorry? The different versions of Earmaster. When you connect to this website, you can find several types of several versions of Earmaster to download. Which are the main differences? Quali sono le differenze fra le diverse versioni di Earmaster che si trovano sul sito? We have 3 different basic versions of Earmaster. There's one called Essential. It's very old and right now it's too expensive. You should not look at that one. It's cheaper, but there's nothing in it, so not much. So we will take it off the store soon. But then there are 2 left. One called the Pro version and one called the Teacher version. And the difference is exactly what you saw today. When I log in as a teacher, I get the Teacher version with these extra, the course editor and student results and so on. When I log in as a student, it is the Pro version. That's the difference between the Pro version and the Teacher version. But if you want to use the cloud, what you should go for is this buying cloud credits. When you buy cloud credits, you can create your own cloud account and create users, and then you decide who should have the teacher version and who should have the pro version. If they're graded as teachers, they will get the teacher version. If they're graded as students, they'll get the pro version. No. All versions are in Italian, and if you want to use it with the cloud, you don't need to buy a single license. You only buy cloud because it includes the license. Okay, quindi è possibile acquistare la versione normale per lo studente, quella per il docente che ha tutta la parte di definizione degli esercizi, oppure quella cloud che è una versione multilicenza all'interno della quale si decide quanti docenti, quanti studenti è possibile, come col sistema crediti che vedevamo prima, quanti utenti, insomma, docenti e quindi amministratori oppure studenti avere. Okay. That's all I have for today, so thank you for listening and attending.